Antonella Elia si rende subito protagonista anche del nuovo reality di Prime Video The 50, perché dopo un inizio un po' in sordina, subito ha acceso le discussioni, prima con Floriana e soprattutto con Elena Prestes. Prima di entrare nel merito del discorso, però, vi ricordo, qualora aveste piacere, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Antonella Elia, reduce dal secondo posto a Grande Fratello VIP, la troviamo subito in un altro reality che cronologicamente è stato registrato prima della sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2026, se non sbaglio lo scorso autunno o addirittura anche qualche settimana prima, però comunque è antecedente e non a caso non ci sono stati in quel momento, almeno fino alle prime puntate che abbiamo visto, degli scontri tra Antonella Elia e Paola Caruso, ma parlerò in questo video anche di Paola Caruso, perché comunque anche lei merita un discorso a parte. Prima mi focalizzo su Antonella Elia che, ripeto, all'inizio nelle prime puntate non è stata proprio così incisiva nelle prime puntate di The 50, tra l'altro essendo 50 concorrenti è veramente molto molto complicato emergere a meno che tu non vai subito diretto con un obiettivo e con una certa anche aggressività nei confronti degli altri per farti largo e per provocare, perché comunque alla fine lì secondo me non vince tanto chi poi porta a casa la vittoria, che in fin dei conti è per uno dei suoi follower, ma più che altro vince chi riesce ad essere più protagonista e a ritagliarsi il maggiore spazio, quindi ad essere ricordato all'interno del programma, cosa che invece molti non potranno essere. Vedi il trio di Temptation Island, Alessia Pascarella, Mike Randazzo e Tony Renda, perché in una tornata di eliminazioni in cui sono capitati tutti e tre, sono stati fatti fuori tutti e tre. Credo che lì non sia tanto un caso e che abbiano voluto proprio puntare a quei tre, quindi escludere quasi definitivamente la componente Temptation Island, nonostante comunque alcuni ancora rimangano, tipo Jenny Guardiano oppure Simone Dell'Agnello. Però, tornando su Antonella Elia, l'abbiamo vista scontrarsi con Floriana Secondi per il gioco della sedia, in cui comunque Floriana ha avuto un atteggiamento molto molto competitivo, ecco, quello sicuramente, però chiaramente lì se ti vuoi prendere la sedia, soprattutto contro dei bestioni, perché lì c'è gente veramente gigante a livello fisico, ti devi sgomitare in qualche modo e devi soprattutto prenderla a chi sai che puoi battere, anche se sul momento è molto complicato fare questo tipo di ragionamento e cerchi di sederti dove trovi spazio il prima possibile. Sicuramente è stata più esagerata con Antonella Mosetti invece, perché l'ha proprio spinta, l'ha proprio gettata a terra, però Floriana si è ritirato il suo spazio e sono volate comunque delle parole importanti tra Antonella Elia e anche Antonella Mosetti e dall'altra parte Floriana Secondi che invece addirittura voleva anche abbandonare il gioco. Però lo scontro che mi interessa di più e che ancora non abbiamo visto perché di fatto si è tutto interrotto con la quarta puntata, quindi dobbiamo vedere se ci sarà un seguito o meno nelle prossime puntate che usciranno la prossima settimana, è lo scontro tra Antonella Elia ed Elena Prestes, perché di fatto ancora non c'è stato uno scontro vero e proprio faccia a faccia, ma c'è stata una presa di posizione netta da parte di Antonella Elia che si è arrabbiata perché Elena Prestes ha deciso di scambiare Eva Grimaldi con l'altro ragazzo, l'influencer di cui non ricordo il nome perché faccio veramente fatica, sono comunque 50 personaggi e alcuni, quelli soprattutto che vengono dal web, non li conosco, quindi ha deciso di fare questo scambio strategicamente, mi sembra abbastanza evidente, con una scusa molto molto banale dell'amore, ma era abbastanza palese che fosse una scusa campata per aria. Per me Elena Prestes ha fatto la mossa migliore, la mossa giusta, nonostante lei abbia fatto un altro reality con Eva Grimaldi, che è il Grande Fratello dell'anno scorso, e comunque c'era anche una certa vicinanza tra le due, non proprio come altri concorrenti, però c'era stata comunque una sorta di simpatia quantomeno iniziale tra Eva Grimaldi ed Elena Prestes. Poi mi sembra anche che ci sia stato non qualche scontro, ma che Eva Grimaldi abbia detto qualcosa anche contro Elena, mi sembra di ricordare nel Grande Fratello passato. Fatto sta che scontri precedenti o meno, passati o meno, Elena Prestes ha mandato a rischio eliminazione Eva Grimaldi, dove c'è anche Imma Battaglia, che è di fatto la compagna di vita, e per questo motivo quando ci sono dei concorrenti che non giocano da soli ma che hanno un supporto su cui contare, a mio avviso la cosa migliore è cercare di eliminarli, magari non tutti insieme, però piano piano secondo me se li mette a rischio eliminazione, e abbiamo visto che l'ultima puntata momentanea, la quarta puntata si è conclusa con
l'annuncio che ci saranno ben 10 eliminazioni su quei concorrenti che sono stati esclusi al momento, che sono a rischio, sappiamo bene che ci sono ampie possibilità che possano uscire tutte e due, o quantomeno una delle due, quindi vai ad indebolire la coppia e ti rimane soltanto un concorrente che non può più contare sul supporto e sull'apporto dell'altro. E abbiamo visto comunque che ha pesato poi nelle scelte successive. Quindi sono molto curioso di vedere poi come si alimenterà lo scontro tra Antonella Elia ed Elena Prestes, se effettivamente si alimenterà oppure no, perché Antonella Elia ha preso le difese di Eva Grimaldi, nel confessionale è andata proprio diretta contro Elena, non abbiamo visto ancora il faccia a faccia, vedremo se ci sarà oppure no, però è uno scontro tra titani e tra l'altro un mix, un incrocio tra edizioni del Grande Fratello incredibile, tutto molto surreale, molto particolare, devo ancora capire se come programma funzionerà oppure no, perché le prime sensazioni sono molto miste, ti disorienta molto a vedere il primo impatto con tutta quella gente all'inizio che hai visto in vari reality soprattutto, e poi piano piano vengono eliminati. Sono curioso quindi di vedere in generale come andrà. Questo video è dedicato anche in parte a Paola Caruso, perché come ha creato il panico nella casa del Grande Fratello, venendo eliminata per la rabbia esagerata che ha dimostrato, anche a The 50 più o meno sta seguendo quella linea Paola Caruso. Qui forse sta giocando molto più di strategia, non che nel Grande Fratello non la stesse utilizzando, ma qui a The 50 l'ha detto proprio chiaramente, cerca di mettere zizzania, cerca di mettere uno contro l'altro, di eliminare chi vuole lei, è molto molto prepotente, almeno l'ho vista molto molto prepotente nelle decisioni, perché lei aveva dei nomi in mente quando era nella squadra gialla, aveva dei nomi in mente da selezionare per le altre squadre e di fatto ha fatto valere le sue idee mandandoci esattamente chi ci voleva mandare lei, anche se poi le si è un po' ritorto contro, perché Federico Fashion Style non è stato eliminato, Francesco Chiofalo non è stato eliminato, Chiofalo tra l'altro altro grande protagonista di queste prime 4 puntate, quindi fondamentalmente il suo piano è un po' fallito, perché a rischio eliminazione è riuscito a mandarceli, poi però non è riuscito a farne fuori praticamente neanche uno, oppure qualcuno di quelli che avevo suggerito. Fondamentalmente poteva andare meglio come strategia, poi era inevitabile che chi punta per eliminare le andasse contro, e infatti Federico Fashion Style e Francesco Chiofalo sono andati subito a chiarire e si sono scontrati con Paola Caruso. C'è stato anche qualche parola di troppo forse da parte di Chiofalo, almeno dal mio punto di vista, però fondamentalmente si sta rivelando una grande protagonista, forse più protagonista in queste 4 puntate di The 50 che in tutte le altre del Grande Fratello, in cui per carità ha avuto un ruolo rilevante, non dico che non l'abbia avuto, però è uscita molto male. Qui invece sta uscendo più da giocatrice, anche con la coppia che ha creato con Giancarlo, perché secondo me quella è una coppia molto molto strategica, mi sembra molto lampante come cosa, per il fatto che dopo pochi giorni, dopo poche ore anzi lì, ci sia questo avvicinamento così rapido, ti fa venire i dubbi, e soprattutto all'interno di un gioco in cui tutti giocano uno contro uno e non decide il pubblico, non decide il televoto, in questo caso, che lì ti può salvare anche se vai in nomination 1000 volte, qui invece devi salvarti da solo nei giochi, e avere un alleato che può spalleggiarti è fondamentale. Un po' dello stesso discorso di Imma Battaglia e di Eva Grimaldi, qui invece Paola Caruso comunque si è scelto un alleato secondo me molto molto interessante, nonostante al gioco della sedia erano arrivati loro due, quindi avevano il 66% di possibilità di vittoria, almeno uno dei due, per quanto riguarda la coppia, invece ha vinto Elena Prestes, e che li ha fregati e si è aggiudicata la vittoria. Quindi quello che si evince anche da The 50 è che Paola Caruso è molto molto strategica e vendicativa, perché si ricorda delle cose accadute nei vecchi reality, vedi la Pupa il Secchione con Francesco Chiofalo, con Mila Suarez, altro suo obiettivo immagino, se le ricorda e vuole eliminare proprio quei nomi lì che non le stanno simpatici, oltre poi a quelli potenzialmente forti. Quindi vedo proprio una cosa caratteriale, non è stato soltanto il contesto di costrizione del Grande Fratello a farla reagire in quel modo così aggressivo, ma è proprio una natura sua ad essere molto molto aggressiva, vendicativa, per quanto ho visto tra il Grande Fratello VIP recente e questo The 50 che è stato registrato qualche mese prima. Quindi Paola Caruso è riuscita, come ho già detto, a creare il caos sia al Grande Fratello VIP e anche in queste prime 4 puntate di The 50. Vedremo quanto arriverà lontano e cosa succederà. Soprattutto io sono curioso di vedere se e quando verrà eliminata la sua reazione, quale sarà. Anche perché bisogna capire chi la eliminerà, dato che rimarranno in pochi e bene o male lei un'idea potrà farsela tranquillamente. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.